Mikasa, Armin e un ristretto gruppo formato da vecchi amici e nuovi alleati cercano di fermare Eren, che ha messo in moto il boato della Terra. Riuscirà questo ristretto gruppo a fermare il giorno del giudizio? Bentornati su Wicod, gente, io sono John Mira e infatti oggi recensisco per voi il finale della serie L'attacco dei giganti. Il tutto culmina in questo episodio finale della final season che dura 85 minuti. Scusate le ripetizioni, ma qui è il finale, finalissimo, e ce l'hanno fatto anche un po' sudare nell'ultimo anno e mezzo. Prima di tutto vi dico che io non ho letto il manga. Se volete varie informazioni sull'anime e sul manga, vi consiglio di recuperare il video che trovate nella rubrica di Nicky D, ovvero consigli anime e manga, che ha fatto un episodio interamente dedicato all'attacco dei giganti. Io questa serie l'ho recuperata nel periodo di pandemia e le prime 2 stagioni me le sono mangiate. Mi ero appassionato tantissimo al prodotto, per il world building, per la storia, per tante tematiche che vengono affrontate. Comunque, se siete qui a vedere questa recensione vuol dire che siete arrivati anche voi al finale dell'attacco dei giganti. Non farò spoiler in questo video, però devo dire alcune cose, quindi non rovinatevi niente, se no stoppate e togliete il video. E devo dire che è un'epica conclusione, perché gli ultimissimi episodi prima di questo, tra cui il penultimo che era circa un'ora di durata, ci avevano preparato a questa battaglia finale con colpi di scena, doppio-giochisti, amici che diventano nemici e viceversa. E soprattutto bisogna affrontare questa nuova catastrofe, c'è poco tempo per pensare, bisogna subito agire. E infatti questo piccolo gruppo deve affrontare con l'eroe di molti, un amico, Eren. Eren ha i suoi scopi, i suoi obiettivi, ha le sue motivazioni per fare quello che fa, però questo diciamo apre un discorso molto ampio, però vedendo la puntata capirete. Questo episodio finale della final season è una guerra, una battaglia per la sopravvivenza. Bisogna salvare quello che resta dell'umanità, scusate, quello che resta dell'umanità fuori dalle mura. E se conoscete la mappa e tutto quanto l'attacco dei giganti sapete a cosa sto puntando. Il campo di battaglia è fisico, infatti c'è molto spettacolo, azione, epica, tutto infatti in uno scontro molto fisico, però ci sono anche delle parentesi diciamo ultraterrene. Tra un combattimento e l'altro e scene violente comunque ci sono questi piccoli sipari che si aprono tra alcuni personaggi, sia secondo me per far prendere un po' di fiato allo spettatore, ma anche per prepararci al finale. E secondo me quello che vedrete è una giusta conclusione della serie. Questo episodio è bellissimo. L'unica pecca che forse posso dire è che negli ultimi 15 minuti di questo episodio c'è un po' troppa fretta. Bastava qualche minuto in più, un attimo un po' più di respiro, però vabbè, non è una cosa gravissima, lo dico io da spettatore. Comunque Attack on Titan è uno dei migliori anime mai fatti secondo me, e con questo episodio finale di questa serie conclusiva mette il punto a questo discorso. Ok, ho letto un po' che alcuni dicono che è una serie molto mainstream, però pensate al lato positivo di questo prodotto. Infatti ha fatto avvicinare molte persone a questi nuovi prodotti animati. Infatti gli ultimi episodi e questo finale sono un evento, direi. Ho visto parecchia gente prepararsi psicologicamente per quello che andavano a vedere. Come detto nell'episodio c'è tanta azione, spettacolo, però c'è anche molto dramma, forti emozioni, si piange parecchio in certi punti, io ve lo dico, e forse si strapperà pure qualche bacio alla fine, dai. Comunque questo finale, lo studio Mappa conferma che ha tenuto la qualità molto alta. Questa quarta stagione, prima di questi episodi finali, si prendeva un po' i suoi tempi, molte situazioni parlate, molte preparazioni, nuovi personaggi, nuovi punti di vista, e diciamo che prendeva anche un po' fiato dopo la terza stagione. Comunque si conclude con questa spettacolare, epica conclusione, proprio come fatto da alcune saghe cinematografiche, ovvero di dividere il finale in più parti e avvisando che quelli sono i finali di tutta la serie. Ovviamente i personaggi che sono in primo piano, sia che abbiamo odiato, abbiamo amato, ognuno avrà la sua conclusione, nulla viene lasciato al caso. Comunque Armin, Eren e Mikasa rimangono il fulcro dell'operazione, e qua davvero si rientra di nuovo in gioco con il discorso dell'amicizia, allora un'amicizia che va avanti da anni. Una cosa inoltre che ho apprezzato è che alcuni personaggi che sono mancati nelle stagioni precedenti hanno anche loro diciamo un piccolo momento di addio, sia tra i personaggi vivi e quelli mancati che anche con gli spettatori. Come detto, secondo me il livello tecnico è molto alto, addirittura vi rimarrà impresso per un po' di tempo dopo la visione un enorme piano sequenza super spettacolare in un punto culminante della vicenda. E in questo finale di serie vengono comunque affrontati vari argomenti: il genocidio,
la guerra, la cattiveria dell'uomo come sempre, ma questo è un cardine di tutta la serie. E soprattutto in questo finale tra amici che si scontrano, c'è una domanda: è giusto quello che stiamo facendo per la nostra sopravvivenza? È giusto fare questo per la libertà? Cosa sei disposto a fare per il tuo popolo, che è una piccola percentuale del mondo, e tutti gli altri li puoi eliminare? Questi sono concetti molto profondi e comunque vengono ripetuti in questo finale, secondo me. Io da spettatore ammetto che dopo averlo vissuto, prendere una boccata d'aria, uscire di casa e respirare un attimo, guardare tutti i titoli di coda, perché comunque ci sono dei messaggi anche lì, fino a quando arrivate alle 2 parole The End. Il voto da dare all'episodio finale, o diciamo alla final season in generale, forse doveva essere 8,5, però visto quello che mi ha lasciato, mi ha segnato questo finale, un bel 9 ci sta. Ragazzi, spero di essere stato chiaro in questa recensione. Recuperate nel caso tutto l'anime, lo consiglio fortemente anche a chi non è appassionato del genere. Vi ricordo di seguire Wiko su tutti i social: X, TikTok, Twitch, Facebook, Instagram, YouTube. Parliamo di libri, serie TV, manga e anime, giustamente, tante altre recensioni, e inoltre trovate il primo Wikos Original, ovvero il cortometraggio diretto da Yu Kripa. Non avete bisogno di capire niente di tutto questo, prodotto dal sottoscritto e da Yu Kripa. Ragazzi, io sono John Mira e ci vediamo la prossima volta. Ciao!